Ciao a tutti ragazzi, più ci avviciniamo alla Season 2, più escono fuori notizie ufficiali. Oggi andremo a vedere quali sono le ultime novità del Community Update. Iniziamo! Iniziamo con i cambiamenti globali, quindi relativi a qualsiasi modalità di qualsiasi piattaforma. Si parte con la sezione crash e stabilità, in pratica verranno apportati dei fix per migliorare le prestazioni del gioco e quindi ridurre gli arresti anomali. Per la lista dei bug risolti dobbiamo aspettare però l'8 febbraio dove uscirà con molta probabilità il patch not completo. Finalmente metteranno mano all'audio, ragazzi, sperando che risolvano il discorso rumore dei passi una volta per tutte. In pratica, da quello che hanno scritto nel community update, delle volte non ne riusciamo a sentire neanche uno a causa di alcuni oggetti posti in giro per la mappa, che se ci passiamo vicino attivano un filtro audio che si chiama occlusione audio, che o annulla completamente la frequenza del suono o ci permette di sentirla, ma come se fosse lontanissima o dietro un muro molto spesso, anche se il player nemico in realtà sia esattamente dietro di noi, una roba a dir poco folle. Per l'interfaccia utente c'è poco da dire, verrà riworkato il menu per renderlo più semplice e intuitivo. Una nota particolare è quella che verrà migliorata la logica di blocco degli attachment, che appunto si riferisce ad una miglior chiarezza su quale attachment blocca un altro. Tipo, se monto le Kimbo non posso montare una determinata canna, o se monto una canna non posso montare un sottocanna, e via dicendo. Inevitabilmente verrà fatto un bilanciamento delle armi, quindi aspettiamoci vari buff alle armi meno giocate e vari nerf alle armi più giocate. Quindi, pronti a dire addio a RPK e Fennec? Da questo punto di vista personalmente non vedo l'ora di vedere quali armi verranno buffate, non so voi, ma in tutta onestà questo meta mi ha abbastanza annoiato. Passiamo ora alla sezione specifica del Battle Royale. Per prima cosa, il Gulag tornerà ad essere come sul vecchio Warzone, cioè 1 vs 1. Hanno leggermente modificato l'attuale mappa del Gulag per renderla più adeguata a questo genere di scontro, ma in futuro ne faranno di nuove molto più adatte all'1 vs 1. In più, non si useranno solo pistole e fucili a pompa, ma verranno aggiunti anche assalto, SMG e mitragliatrici leggere. Una cosa molto importante è che verranno aggiunti premi in denaro come ground loot all'interno dell'arena e se vincerete otterrete un ulteriore bonus in denaro. Il tutto per cercare di tornare ad essere il più competitivi possibile al ritorno del Gulag. Davvero un'ottima modifica. Sempre rimanendo sulla questione denaro, verrà riworkata l'economia di gioco, infatti verrà ridotta la ricompensa ottenuta dai contratti completati, ma verrà aumentata la cifra minima ottenibile dalla pila di soldi ottenuta dal ground loot, che salirà minimo a $800, e dai registratori di cassa, dove salirà da $100 a minimo $500 per slot. Passiamo ora al sistema di loot. Finalmente si tornerà alla vecchia modalità, quindi sarà eliminata qualsiasi forma di sottomenu e ogni volta che interagiremo con un contenitore, che sia una cassa, una cassetta medica o uno zaino grigio, il loot finirà a terra, così da non rimanere fermi immobili a lootare. In più, quando finiremo un nemico che era stato precedentemente atterrato, tutto il loot salterà fuori, così da non dover interagire più neanche con il suo zaino. Rimanendo sulla questione zaini, inoltre, verrà eliminato sia lo zaino medio che lo zaino grande, quindi tutti i player avranno solo e soltanto lo zaino piccolo. Anche la zona loadout è stata modificata, infatti verrà aggiunta la possibilità di personalizzare i perk, anche se inizialmente avremo un pool ridotto di perk da poter combinare. Le armi primarie, comprate singolarmente al market, avranno un costo ridotto, come anche il cassone preso al market avrà un costo ridotto. E inoltre avremo la possibilità di trovare un'arma random dei nostri loadout come il loot delle casse aperte in giro per la mappa. Proprio come era su Warzone 1. In più, gli eventi del drop dei loadout torneranno ad essere come una volta, quindi alla prima e alla quinta save. GG, bravi, bravi. Altra modifica importante è relativa al gilet. Qui c'è poco da dire, tutti partiranno con una triplate e non esisteranno più le biplate in nessun momento di gioco. Per quanto riguarda il movement, sono state apportate due modifiche. La prima è che ora potete sfondare le porte mentre vi state piestrando, e la seconda è che verrà aumentata leggermente la velocità di movimento sempre mentre vi piestrate. Sono curioso di queste modifiche più che altro per capire di quanto sarà buffata la velocità di movimento. I market non saranno più randomici, ora sempre up con spawn fissi. Finalmente non vedremo più zone con 4 market attaccati e zone con 1000 metri senza market. Inoltre il cassone loadout al suo interno avrà scorte infinite. Per concludere la sezione Battle Royale verranno apportate due modifiche alle roccaforti. La prima è relativa alle ricompense e ahimè non sappiamo ancora i dettagli in merito. La seconda invece è atomica perché verranno nerfati i danni di quei maledetti bot che solitamente sono letali al limite dell'inverosimile.
Passando alla sezione DMZ, anche qui verranno rivisitati i bot, soprattutto al luogo e al numero di spawn. Verrà nerfata la precisione che hanno sulle lunghe distanze e molto alto. In più verranno riworkati anche i punti di spawn dei player per minimizzare la possibilità di entrare in mappa in zone con pochissimo loot o in campo totalmente aperto. Una cosa che trovo molto utile è che hanno semplificato anche le missioni fazione per arrivare a sbloccare il secondo slot per l'arma assicurata, mantenendo però la difficoltà alta su missioni di tier più elevato. Inoltre, con l'avvento della Season 2 verranno introdotte nuove missioni fazione e un wipe totale dell'inventario, quindi perderete tutte le armi contrabbando e tutte le chiavi lootate. Verrà inserita una nuova zona accessibile in fase di schieramento, quindi non avrete più le classiche due zone, mappa normale e Building 21, ma appunto avrete tre opzioni. Ahimè, non ci sono ancora notizie in merito sulla nuova mappa. Prima di passare all'ultima sezione, vi rubo solo un attimo per dirvi che se il video vi sta piacendo, iscrivetevi, mettete like e attivate la campanella, così da non perdervi nessun aggiornamento. In caso contrario, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Siamo arrivati all'ultima sezione, il multiplayer. La prima modifica apportata è relativa all'ottenimento dei perk. Ci sono state infatti lamentele sul fatto che l'ultimate perk veniva ottenuto troppo tardi. Infatti gli step erano 2 minuti e 4 minuti. Bene, semplicemente andranno a nerfare il minutaggio totale fino al 25%. Anche sul multiplayer verranno effettuati dei bilanciamenti alle armi, ma la cosa che più mi ha incuriosito è il fatto che verranno introdotte ben 5 armi durante la Season 2, quindi questo significa che le stesse armi verranno introdotte anche in Battle Royale. La modalità Tier 1 sparirà e al suo posto farà ritorno la modalità Hardcore, che era stata nettamente più apprezzata in Modern Warfare 2019. E in più faranno finalmente ritorno, come avevo già detto in precedenza, alle Ranked, create in collaborazione con la Treyarch e la Call of Duty League. Per saperne di più ho fatto un video con tutti i leak conosciuti in merito. Lo troverete cliccando la scheda in alto a destra che vi apparirà proprio ora. E con questo è tutto. La prossima data di aggiornamento sarà l'8 febbraio, dove usciranno nuove notizie ufficiali. Io vi lascio agli ultimi momenti di questa win. Spero che il video vi sia piaciuto. A me non resta altro che salutarvi. Al prossimo video. Ciao 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 ciao! Hai la maschera d'oro. Sì. Bersaglio marcato. Richiedo un attacco. 2 vs 2 Pino, 2 vs 2 Pino. Bombarda in arrivo. Tieni. Tala 1, mi ho messo tala 1. Ok. Vai, c'ho pure la macchina. No, non ci credo. È là. Bomba Allora, vedo. Let's go baby! Let's go!